Benvenuti a tutti e a tutte nel podcast Valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali. Come sapete, ormai è un podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. In questo 11° episodio approfondiremo il tema del concetto di sé nel processo di acquisizione e stabilizzazione delle competenze lavorative, considerando i cambiamenti che l'esperienza di apprendimento nel lavoro produce in chi partecipa ai percorsi duali. Per l'occasione, trattandosi di un tema complesso, abbiamo coinvolto con noi un ricercatore, psicologo, che si occupa di varie tipologie di psicologie, ma come ci dirà tra un po', ma nello specifico soprattutto di psicologia della personalità e del lavoro delle organizzazioni, Enrico Perinelli. Buongiorno. Ricercatore al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive. Enrico, proprio per iniziare, ti chiederei di dirci qualcosa di te, di fare. Buongiorno. Grazie mille Francesco per la parola e grazie per questa opportunità. Allora, io sono Enrico Perinelli, sono attualmente ricercatore di tipo A presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento. Sono ricercatore in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, ma mi occupo prevalentemente anche di aspetti quantitativi, quindi di analisi dei dati, di psicologia delle differenze individuali e della personalità e di psicologia dell'educazione. E nel mio percorso ho infatti affrontato vari step, tra cui un dottorato prettamente quantitativo presso la Sapienza Università di Roma, preso nel 2018, e poi appunto mi sono trasferito qui a Rovereto all'Università di Trento, dove appunto mi sono occupato anche appunto di psicologia dell'educazione, in particolare di concetto di sé accademico. Bene, grazie Enrico per questa tua introduzione. E insieme a noi, quindi insieme a me e insieme ad Enrico, ci sono anche i compagni di viaggio di questo percorso, quindi Maurizio Gentile e Alessio Moro, che insieme a me stanno gestendo e hanno gestito fino adesso il podcast. Buongiorno. Chiaramente il benvenuto sia Maurizio Grazie a che ad Alessio. Insieme a me gestiranno anche l'intervista di oggi con Enrico, e che invito già da adesso a prepararsi un po' di domande di approfondimento. Allora Enrico, visto questo mix tra teoria e pratica, iniziare con una breve premessa. Sono cose che probabilmente già conosciamo tutti, però forse è anche importante ribadirle, visto che le persone che ci ascoltano sono in prevalenza tutor aziendali scolastici che si occupano degli studenti, degli apprendisti di formazione duale, quindi partiamo proprio da questo tipo di processo di apprendimento per poi andare al tema, cioè il concetto di sé, che approfondiremo un po' più nello specifico. Quindi l'apprendimento duale, noi sappiamo, è un modello educativo che combina formazione scolastica con formazione pratica in un contesto lavorativo, quindi gli studenti partecipano a dei programmi di apprendimento per acquisire conoscenze teoriche in aula e poi anche direttamente nei luoghi di lavoro per applicarle poi successivamente in l'ambito lavorativo. Questo tipo di esperienza, dal nostro punto di vista, questo spiega anche il motivo per cui ti abbiamo coinvolto, richiama sicuramente un collegamento e anche forse una vicinanza su uno forse dei concetti più significativi emersi nell'ambito della psicologia o di varie psicologie, un po' a cavallo tra la psicologia dell'apprendimento e la psicologia della personalità, che è il cosiddetto concetto di sé. Essendo tu un esperto di questo tema, quindi vorremmo farti una serie di domande su questo argomento. Quindi partirei da questa prima domanda, Enrico. Sappiamo che hai fatto molta attività di ricerca su questo tema, sul tema del concetto di sé, e la prima domanda che ti facciamo è se puoi spiegarci, dal tuo punto di vista, che cosa si intende per il concetto di sé, visto che l'etichetta sembra molto semplice, ma in realtà nasconde un concetto molto, molto complesso. Quindi sì, certamente il concetto di sé, come hai ben detto, è un costrutto molto complesso, perché possiamo dire che in realtà racchiude più costrutti, più variabili al suo interno. Innanzitutto, stando alla definizione di Shavelson del 1976, il concetto di sé è l'insieme delle autopercezioni personali derivanti dall'esperienza e dall'interpretazione del proprio ambiente. Quindi fondamentalmente corrisponde un po'
al modo in cui noi percepiamo i nostri comportamenti, le nostre abilità, le nostre caratteristiche, il tutto ovviamente in base sia a quelle che possono essere delle autovalutazioni, ma anche in base a delle interpretazioni che provengono da valutazioni che riceviamo da altri. Cosa molto importante da dire è che, appunto, come ho detto all'inizio, questo è un costrutto che ormai viene riconosciuto come multidimensionale e gerarchico. Cioè, al giorno d'oggi la letteratura non si concentra più di tanto sul concetto di sé in generale, ma si concentra invece sulle sfaccettature di questo concetto di sé. Il tutto rientra comunque nella macro area di quelle che vengono chiamate positive self-beliefs, quindi le conoscenze positive al riguardo del sé, di cui il self-concept è soltanto una parte. Molte persone, infatti, anche nel linguaggio quotidiano, no, utilizziamo termini come autostima. Ecco, anche questa è una parte delle positive self-belief, ma a differenza del concetto di sé, l'autostima è una componente più stabile e globale. Oppure abbiamo anche sentito parlare di autoefficacia, ma di nuovo anche questo costrutto è diverso dal concetto di sé, in quanto l'autoefficacia è più orientata verso il futuro, mentre il concetto di sé è prevalentemente orientato al passato. Detto questo, il concetto di sé, essendo ovviamente una valutazione soggettiva e una valutazione soggettiva su diversi domini, può anche distaccarsi dalla realtà soggettiva. Quindi molti studi infatti notano come vi sia una sostanziale differenza tra quelli che sono degli outcome osservabili, come per esempio la prestazione scolastica, e quelli che invece sono poi effettivamente le valutazioni sul sé, e appunto qui ritorniamo sul concetto di sé scolastico accademico. Ok, allora Enrico, ti fermo un attimo in questa prima parte perché appunto hai dato già molte indicazioni a riguardo e credo che rispetto a quello che hai detto una cosa forse importante da approfondire, forse anche da cercare di spiegare un po' di più, è proprio il fatto che il concetto di sé non è un qualcosa che necessariamente ci ritroviamo dalla nascita, un qualcosa di innato, diciamo, ma un qualcosa che si forma nel corso del tempo, soprattutto attraverso una serie di esperienze che da una certa età in poi sono di tipo sociale, insomma, no? di interazione con gli altri. Quello che vorrei chiederti, stavi forse già iniziando a parlare, però vediamo se riusciamo ad affrontarlo in maniera un po' più specifica, e questa che tu hai chiamato percezione di sé, in genere da cosa viene influenzata, quali sono, diciamo, gli elementi principali che vanno a influenzare questa percezione generale. Parliamo ancora del concetto di sé generale, e poi dall'altra parte quali sono poi gli effetti sia benefici oppure anche negativi, se ne esistono, del concetto di sé, un po' come se volessimo considerare insieme a te un po' l'inizio, un po' la fine di questa sequenza che riguarda il concetto di sé. Sì, diciamo che su questo la letteratura converge nell'importanza della valutazione, della prestazione e anche quindi del feedback. In particolare il concetto di sé può essere predetto dalla valutazione della prestazione, indipendentemente che sia in ambito accademico o in ambito organizzativo o lavorativo, ma a loro volta le percezioni sul concetto di sé possono a loro volta appunto predire una prestazione più positiva in un determinato ambito. Quindi si crea una sorta di effetto reciproco tra quella che è la valutazione della prestazione e quella che è poi la valutazione interna del concetto di sé. E le fonti che comunque differenziano questa relazione possono essere molteplici, e su questo ci sono moltissimi modelli teorici. Ci sono dei modelli teorici che per esempio si basano sul confronto tra domini, quindi se ho ottenuto una buona valutazione in matematica, conseguentemente avrò anche un innalzamento dei miei livelli di self-concept in matematica, ma come
conseguenza a questo risultato positivo in matematica, potrei invece avere un declino in quello che è il self-concept accademico in un'altra dimensione, quale potrebbe essere per esempio quella verbale. Quindi in questo caso queste sono teorie che si basano sulle differenze di dominio, dove per dominio in ambito scolastico possiamo ritenere per esempio le materie. Ci sono altri modelli teorici che invece spiegano l'impatto l'impatto sociale. Quindi per esempio c'è una teoria sul self-concept in ambito sempre accademico, ovviamente, che ha mostrato anche sempre con dei dati empirici molto, molto solidi che ritrovarsi in una classe dove tutti gli studenti e le studentesse vanno molto bene in matematica, ecco, questo potrebbe abbassare i livelli medi di self-concept. E dunque anche da questo si vede come effettivamente i valori oggettivi di prestazione e i valori invece che noi attribuiamo al nostro concetto di sé possono appunto differire, e questo sottolinea quanto è importante l'ambiente esterno, i feedback e la valutazione nella costruzione di questo concetto di sé. Quindi diciamo che da un certo punto di vista è come se le cause, chiamiamole così, o ciò che influenza il concetto di sé, non è un qualcosa di molto diverso da quella che può essere poi una delle conseguenze positive. Di fatto parliamo di cose simili, no? Tu ci hai detto, anche anticipando il riferimento a questo concetto di sé scolastico, accademico, che andare bene in una determinata materia o disciplina ha un effetto nel concetto di sé. Questo effetto nel concetto di sé poi diventa generativo, perché questo porta il singolo studente o la studentessa probabilmente a motivarsi di più, a organizzarsi meglio ed avere anche un esito positivo per quanto riguarda il proprio rendimento scolastico. Però ci dicevi che questo però questo effetto potrebbe essere però esclusivo di alcuni ambiti e non di altri, insomma, da questo punto di vista, cioè potrebbe, diciamo, focalizzarsi in prevalenza su un determinato ambito dominio e non su un altro, rendendo appunto il concetto di sé un qualcosa di un po' più, tra virgolette, complesso anche da gestire. Non basta in genere sentirsi in grado di fare tutto, ma forse è anche necessario come dire, approfondire questo sentirsi in grado di fare delle cose un po' più specifiche. Sì, assolutamente, perché tra l'altro all'interno ovviamente di queste relazioni tra prestazione e self-concept troviamo ovviamente un altro bacino di altre caratteristiche individuali, sociali o di personalità che possono effettivamente andare a moderare oppure a mediare queste relazioni. Per esempio, un aumentato self-concept potrebbe anche portarmi a un maggiore coinvolgimento in quel determinato dominio, che a sua volta può portare ad una maggiore soddisfazione, a sua volta quindi tramite questa catena causale ecco che avviene anche un innalzamento della prestazione. Possiamo anche avere diversi moderatori, penso per esempio alla motivazione. Magari si possono anche avere degli alti livelli di self-concept in un determinato dominio, ma quella relazione con la prestazione accademica può comunque essere moderata da motivazione. Quindi se una persona ha bassi livelli di motivazione, ecco che quel nesso, diciamo, causale tra self-concept e prestazione può decadere, e quindi può risultare, il self-concept può risultare una determinante non significativa, ecco, nell'aumento della prestazione, perché in quel caso invece gioca un ruolo maggiore la motivazione. Sicuramente anche le esperienze sociali, quindi i feedback che derivano dai leader in ambito organizzativo o dagli insegnanti in ambito educativo, possono avere un ruolo rilevante in questo. E faccio un ultimo commento prima magari di passare la parola ai colleghi su una cosa interessante che hai detto prima, e cioè il collegamento col contesto nel quale ci si trova, no? Chi si occupa di questo conosce sicuramente un modo di dire
che poi nasconde tutta una serie di significati abbastanza importanti, no? Si parla dell'effetto del pesce grande nell'acquario piccolo, no? Questa, diciamo, è l'analogia scelta da questo punto di vista. E ci puoi spiegare il significato, insomma, di questo trovarsi in un contesto nel quale le caratteristiche anche dell'interazione con le persone che stanno intorno può avere un effetto sulla propria percezione di se stessi. Sì, questo è il famoso Big Fish in Little Pond effect, quindi dove praticamente ci si può sentire come dei pesci piccoli in una palla troppo grande, quindi magari stare in un ambiente dove sono tutti top performer in un determinato dominio, magari anche la singola persona è sopra la media, ma avendo un framework, quindi un ambiente in cui la media è molto più alta di quella comune, questo può sicuramente andare ad influenzare i miei livelli di self-concept. Viceversa, essere cosiddetto pesce grande in una palla piccola, quindi l'esatto contrario, quindi io sono relativamente bravo in un determinato dominio, in un determinato contesto rispetto al framework di riferimento, ed ecco che questo può invece andare a provocare un innalzamento dei livelli di self-concept. Quindi qui è sempre bene ribadire una cosa importante del concetto di sé, è che il concetto di sé si può distaccare da quella che è la realtà soggettiva, e questo appunto ce lo dicono moltissimi studi che, come abbiamo detto in precedenza, mostrano come nonostante vi sia una correlazione forte e positiva tra prestazione in un dominio come matematica e in un altro dominio come l'italiano, non c'è invece assolutamente alcun tipo di correlazione, quindi né positiva né negativa, per quanto riguarda i domini nei diversi self-concept, come quelli più famosi, che sono di matematica e verbale. In tutti gli studi appunto si può vedere come la correlazione tra queste due tipologie di self-concept sia in realtà non significativa, nonostante intuitivamente saremmo portati a pensare il contrario.